In questa occasione mi occupo di mostrare perché l'affermazione fatta spesso anche in ambito scientifico, secondo la quale nel nostro universo non vale il determinismo, sta semplicemente a indicare una scarsa capacità filosofica di interpretare tutto quello che conosciamo del nostro universo. In particolare mostrerò che la rinuncia al determinismo che è stata fatta comporta l'introduzione di una dimensione spirituale che è totalmente estranea alla fisica e a cui avremmo dovuto ricorrere solo come ultima soluzione. Iniziamo a vedere per quale motivo il determinismo del nostro universo è stato messo in discussione in ambito scientifico. Ciò è dipeso dal fatto che nella meccanica quantistica è possibile realizzare degli esperimenti che, pur ripetuti ogni volta a partire dallo stesso stato fisico della materia, sono in grado di portare a esiti differenti che possono essere previsti solo in termini probabilistici, con ciò dimostrando che tali esiti non sono determinati univocamente a partire dallo stato fisico della materia, o perlomeno è questo che dobbiamo concludere laddove consideriamo come ulteriore ipotesi filosofica quella secondo la quale la meccanica quantistica dà una descrizione completa dello stato fisico della materia. Ciò a significare che non ci sono delle proprietà fisiche che noi non conosciamo che sono responsabili di quegli esiti differenti e che li determinano univocamente. Quello che deve essere chiaro di questa posizione filosofica, secondo la quale la meccanica quantistica è una disciplina completa, è che essa sembra non accorgersi delle conseguenze che comporta. In particolare, sembra non accorgersi che se le proprietà fisiche della materia non sono sufficienti a determinare l'esito dei suddetti esperimenti, allora l'esito di quegli esperimenti non sarà dovuto allo stato fisico della materia. Perché se fosse lo stato fisico della materia a determinare l'esito di tali esperimenti, allora, poiché in tutti quegli esperimenti lo stato fisico della materia è sempre lo stesso, sarebbe dovuto essere lo stesso anche l'esito ottenuto, ma così non è. Il problema è che noi siamo chiamati a dare una spiegazione completa dell'esito dei nostri esperimenti, ma allora se ci sono degli esiti di taluni esperimenti che non sono dovuti dallo stato fisico della materia, saremo chiamati a dare conto proprio di questo fatto e dovremo dire da quali tipo di dimensione possano provenire tali esiti. Non basta cioè dire che tutti quegli esiti sono comunque previsti all'interno delle nostre equazioni che ci permettono di dire con quali probabilità si verificherà uno di essi piuttosto che gli altri. E questo perché la matematica ha solo una valenza epistemologica, ossia è uno strumento attraverso cui noi possiamo conoscere la natura, ma non ha valenza ontologica, ossia ciò che compare all'interno delle nostre equazioni non per il fatto che compaia al loro interno, per questo ha una qualche forma di esistenza. In conclusione, se vogliamo rinunciare alla concezione determinista del nostro universo, dobbiamo accettare che in tal modo ci stiamo facendo carico dell'esito di taluni esperimenti che, non essendo dovuto dallo stato fisico della materia, ci richiede di postulare una dimensione spirituale in grado di agire sulla materia. E questo non è affatto parte del solito modo di procedere della scienza. Per questa ragione dovrebbe essere di gran lunga preferibile mantenere la concezione di un universo nel quale il determinismo continua a valere. Detto questo, penso di aver affrontato adeguatamente il tema di questo video, vi ringrazio di avermi seguito fin qui, vi do appuntamento ai prossimi video, ciao a tutti!